Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale, le ultime in casa Inter e oggi tiene banco l'incontro di ieri tra Chivu e la dirigenza. Non si è parlato del rinnovo del contratto dell'allenatore, per quello se ne riparlerà dopo la fine ufficiale della stagione. Si è parlato però tanto di calciomercato e quindi si è fatto il punto sugli obiettivi a centrocampo, sul nome di Palestra, sul portiere, sugli obiettivi in difesa. Insomma, c'è davvero tanto da analizzare oggi, da come dico sempre, riepilogare e commentare insieme anche per confrontarci, e quindi iniziamo subito coi primi temi, naturalmente ricordandovi come al solito un bel like al video e l'iscrizione al canale per supportare con due semplicissimi click. Iniziamo dall'articolo della Gazzetta dello Sport che titola "Chivu ha scelto Martinez, lo spagnolo è pronto a una stagione da titolare". Il tecnico in sede, colloquio di oltre 3 ore con i dirigenti, Pepo ha convinto in allenamento, ora Vicario si allontana. Sembra ormai presa la decisione sul portiere, Martinez sarà il titolare della porta nerazzurra. Con Vicario c'era un accordo col calciatore, non c'era quello col Tottenham e non si andrà a cercare quell'accordo, anche perché significherebbe investire circa 20-25 milioni che potranno essere dirottati in altri ruoli. Per quanto riguarda il secondo, non sarà Sommer, che comunque cerca un posto da titolare in un'altra squadra, ricordiamo è in scadenza, quindi andrà via da svincolato. Si punterà ad un secondo di esperienza. Il nome di Provedel è quello che, diciamo, è stato maggiormente accostato all'Inter, anche perché Provedel, che era il titolare della Lazio dopo l'infortunio all'operazione, si trova praticamente ad essere un'alternativa, perché la Lazio ha scoperto il talento di Motta, c'è Mandas che rientrerà dal prestito e quindi Provedel potrebbe essere in uscita. Perché Chivu ha vorrebbe puntare su un portiere d'esperienza, perché vuole un secondo che copra le spalle a Martinez, che però non gli tolga sicurezza. Ecco, io più volte ho fatto il nome di Filip Stankovic, che a me piace tanto come portiere, e mi piacerebbe anche l'idea che l'Inter lo riportasse a casa, anche un po' per non perdere, ecco, quello che è un talento comunque cresciuto in nerazzurro, e allo stesso tempo pure, ecco, non rischiare poi di strapagarlo nei prossimi anni. Il punto però qual è? Che un portiere come Filip Stankovic potrebbe togliere delle certezze a Martinez, perché significherebbe avere due portieri in competizione, quindi non dare il ruolo da assoluto numero uno a Josep Martinez, ma mettere i due appunto in competizione, con la possibilità che poi Stankovic lo scavalchi nelle gerarchie. È vero che un portiere non deve sentirsi mai, tra virgolette, troppo sicuro, deve dare sempre il massimo, però ecco, molto dipende poi dalla personalità. Questo noi dall'esterno non possiamo saperlo appieno, chiaramente è Chivu che vive lo spogliatoio, che vive i calciatori ogni giorno, e quindi può essere comprensibile il fatto che magari avere un rivale per la titolarità come secondo possa togliere un po' di certezze a Josep Martinez, e quindi la scelta dovrebbe, ecco, ricadere su un secondo d'esperienza. Provedel sembra il favorito, tra l'altro va in scadenza nel 2027, quindi il costo non dovrebbe essere neanche troppo elevato. Passiamo anche agli altri articoli, e c'è il Corriere dello Sport che in prima pagina titola "Chivu vuole Conì, l'Inter ci riprova e la Roma apre, svolta per Palestra". Andiamo con ordine, partiamo, ecco, dal nome di Conì. Via libera per Conì, la Roma lo sacrifica, l'Inter tenta l'assalto, il nodo valutazione. Il nome di Conè naturalmente porterebbe, come abbiamo detto più volte, fisicità, muscoli al centrocampo dell'Inter, e favorirebbe anche quella possibilità dell'alternativa tattica, quindi un centrocampo a due, naturalmente con Conè avrebbe comunque un buon filtro davanti alla difesa. Il punto qual è? Come leggiamo sul Corriere dello Sport, il punto è la valutazione, perché la Roma potrebbe fare una valutazione più vicina ai 50 milioni che non ai 40, ecco, magari 40 più bonus, che comunque porteranno la cifra complessiva vicina ai 50. Lo scorso anno l'Inter aveva un principio d'accordo con la Roma, che poi si è tirata indietro per 35 milioni più bonus, sarà disposta ad offrirne di più, visto che in questo momento anche alla Roma preme cedere con per ragioni di fair play finanziario, quindi la qualificazione in Champions non dovrebbe cambiare molto in questo senso, però è chiaro che c'è una valutazione importante che fa la Roma per Conì, e l'Inter deve fare a sua volta, ecco, valutazioni di carattere economico, perché il centrocampista non è l'unico calciatore, è l'unico ruolo, ecco, da andare a rinforzare il centrocampo, ma ci sarà bisogno di altri innesti.
Come alternativa c'è il nome di Jones, che in realtà ecco non è un'alternativa per caratteristiche a Koné, perché sono due giocatori molto diversi. Magari Koné è più un mediano di rottura, poi abbina anche una buona tecnica, però è un mediano di rottura. Curtis Jones invece è un mediano più, tra virgolette, di gioco, quindi è più un mediano ecco, che magari si inserisce, che riesce a fare bene le due fasi, che porta anche in dote una dose ecco, di gol, quindi sono due calciatori diversi. Koné secondo me si adatta molto meglio in un centrocampo a due, quindi in un 3-4-2-1 per esempio. Secondo me Curtis Jones sarebbe invece perfetto anche da mezzala, seppur non va a portare quel filtro che all'Inter manca ecco, da un bel po'. Chiaramente le valutazioni su Jones andranno fatte anche su ciò che chiederà il Liverpool, che non ha ancora fatto un prezzo. Jones scade nel 2027, non vuole rinnovare. Però insomma sappiamo, le squadre della Premier non hanno poi bisogno ecco, di cedere, di fare introiti e quindi magari potrebbe non svenderlo il Liverpool. Chiaramente ecco, se il prezzo di Jones dovrebbe essere intorno ai 25 milioni sarebbe un affare da non farsi scappare secondo me. Proseguiamo con gli altri articoli e leggiamo appunto ecco su Tutto Sport: Chivu alza il muro, assalto a Koné e Jones. Ecco, in realtà i due potrebbero per caratteristiche non essere neanche alternativi, sono alternativi ovviamente per una questione di costi. Io personalmente, immaginando che l'Inter continui col 3-5-2, andrei più su Jones perché, vero, Koné, ho detto più volte, è un calciatore per il quale stravedo, però toglierebbe tanti fondi per andare poi a prendere il difensore, per andare poi eventualmente a prendere l'esterno e tra un attimo arriveremo anche su Palestra. E tra l'altro, come dicevo in uno degli ultimi contenuti, Curtis Jones potrebbe portare qualcosa di diverso, perché magari ecco può essere quel centrocampista di inserimento che l'Inter vedeva in Frattesi, che però purtroppo non si adattava, non si è mai adattato al sistema di gioco dell'Inter e che sarà in uscita. È un centrocampista che riesce ad abbinare le due fasi ed è un centrocampista che potrebbe portare intensità e ritmo da Premier League, cosa che nel campionato italiano farebbe una grandissima differenza perché sappiamo si gioca con un'intensità molto più bassa rispetto al calcio inglese, quindi tante volte un centrocampista che arriva dalla Premier fa la differenza in Italia. Quindi insomma per ragioni anche economiche e non solo andrei forse più su Curtis Jones, ammesso che il prezzo ecco, richiesto da Liverpool non sia esorbitante. È chiaro che a 40 milioni non lo andrei più a prendere. Proseguiamo invece sugli altri temi. Ecco, Tutto Sport riporta anche il nome di Stankovic, torna alla base però ha tante offerte e poi si legge: serve un attaccante che salti l'uomo, Paz è il sogno. Ecco, non ci sono dubbi sulla recompra di Aleksandar Stankovic, come dicevamo ieri però, e ne abbiamo parlato anche ieri sera in live, ci sono delle offerte per Stankovic, c'è la Premier pronta ad investire 40 milioni, l'Inter potrebbe sacrificarlo. Ora è chiaro, se noi valutiamo il nome di Aleksandar Stankovic a 40 milioni, anche secondo me non lo sacrificherei, forse magari 6 milioni diventano 50, 55, la situazione cambia. Non perché Aleksandar Stankovic oggi valga già 50-55 milioni, ma per quello che può valere in prospettiva. Ci sono però altri aspetti da valutare. Magari dire oggi ecco l'Inter cede Stankovic per 40 milioni fa un po' storcere a tutti il naso, ma se ecco la situazione fosse l'Inter cede Stankovic per 40 milioni per andare a prendere oltre ad un centrocampista con Neo Curtis Jones anche Palestra per dire un nome, ecco che cambierebbe di molto la situazione. Quindi è chiaro che ecco ci sono delle valutazioni da fare anche su cosa potrebbe portare. In generale io preferirei che l'Inter tenesse Stankovic perché è un calciatore cresciuto nell'Inter, perché è un calciatore che può avere un grande futuro, quindi un calciatore di prospettiva, ed è chiaro che farebbe più piacere ecco, vederlo ancora all'Inter, un po' come è stato fatto con Esposito, quando lo scorso anno sono state rifiutate comunque delle offerte importanti. Ecco, io credo che il percorso di Stankovic potrebbe essere simile, però occhio, perché mentre l'attacco era un ruolo dove servivano rinforzi lo scorso anno e quindi anche numericamente serviva più Esposito, il centrocampo è un reparto un po' più ricco dal punto di vista quantitativo e quindi non è da escludere che effettivamente possa essere sacrificato Stankovic, seppur non penso che quella sia la prima idea dell'Inter.
Proseguiamo poi con gli altri punti e leggiamo: De Vrij rinnova ma arriva pure un altro difensore per completare la rosa. Il tema dei rinnovi è un altro di cui ieri si è trattato e quindi a De Vrij è stato offerto un contratto annuale e addirittura, ecco, ieri è stato riportato che sia stato offerto un contratto anche a Mkhitaryan, quindi per tenerlo anche come settimo centrocampista, e sono gli unici due che potrebbero rinnovare tra i calciatori che vanno in scadenza. Su De Vrij ci può essere una spiegazione. Io, come ho detto più volte, preferirei, ecco, voltare pagina, però anche lì ci sono delle valutazioni di carattere economico, perché magari un De Vrij che rinnova con ingaggio dimezzato, comunque a cifre più basse, è chiaro che potrebbe essere comunque un'alternativa importante e potrebbe portare ad acquistare un solo difensore. Per Mkhitaryan la situazione è diversa. Mkhitaryan secondo me ha dimostrato anche quest'anno, al di là poi dell'ultimo periodo, però ha dimostrato di essere in fase calante. La carta d'identità presenta un'età più alta rispetto a quella di De Vrij. Secondo me Mkhitaryan, ecco, non è una grandissima mossa rinnovarlo. Su De Vrij, per quanto, ecco, io ho sottolineato più volte che significa comunque fargli scalare le gerarchie, perché se De Vrij rinnova e arriva un solo difensore, significa considerarlo la prima alternativa ad un titolare, cosa che non è stata fatta quest'anno. Quindi il prossimo anno scalerebbe praticamente le gerarchie, però tecnicamente è un calciatore valido e quindi può essere giustificato il rinnovo, meno secondo me quello di Mkhitaryan. E per quanto riguarda invece, ecco, il difensore, prima di passare agli altri temi, ci sono sempre i nomi di Solé e Muaremovic. Per entrambi ovviamente c'è qualche difficoltà. Per Muaremovic c'è l'accordo col calciatore, va trovato quello col Sassuolo, che è su quello pesa anche ovviamente il 50% da destinare alla Juventus. Secondo Tutto Sport si è raffreddata la pista Solé. Io non credo si sia così raffreddata, perché poi altre fonti riportano addirittura più Solé che Muaremovic vicino all'Inter, però chiaramente l'Inter valuta anche delle alternative. In realtà era anche il Corriere dello Sport, ecco, che riportava delle alternative, e riportava che, ecco, a Solé potrebbero le alternative a Solé potrebbero essere Vuskovic o Araujo, ma sono dei costi altissimi. Credo che quello sia effettivamente fantamercato. Proseguiamo con gli altri articoli. Anche su Tutto Sport si legge: Martinez, erede di Sommer, con prove del scudo. Il budget per Vicario sarà usato per puntellare gli altri reparti. La Lazio senza Europa, Motta e Mandas e Provedel scade nel 2027. Arriviamo ad un altro punto, ed è quello di Palestra, e si legge infatti: Palestra sulla fascia e Provedel. Questo è il Corriere dello Sport. Ok, su Provedel abbiamo ampiamente, appunto, ne abbiamo già parlato, però si legge: l'Inter sul difensore ora a Cagliari, piace a prescindere da Dumfries. Occhio, perché questa sarebbe una grandissima novità. Ecco, l'Inter che cerca Palestra anche senza la cessione di Dumfries, perché si legge nell'articolo: Chivu lo considererebbe un quinto sia a destra che a sinistra. Il punto però è un altro: il costo di Palestra, perché Palestra va praticamente a costare, secondo me, intorno ai 45 milioni, forse 40 non basterebbero neanche per prendere Palestra. Sappiamo anche quanto è difficile trattare con l'Atalanta, e quindi l'Inter può permettersi di prendere quella che sarebbe praticamente un'alternativa di lusso, o comunque si avrebbe, ecco, un doppio titolare, che adesso Palestra venga considerato l'alternativa a destra o a sinistra, o magari anche ad entrambi, ma comunque i titolari partono Dumfries e Di Marco, con Palestra che va ad insidiare la titolarità. Ecco, comunque parte d'alternativa, spendere quasi 50 milioni, non so se può rientrare nel budget dell'Inter, nelle possibilità dell'Inter. Quindi su questo io ho qualche dubbio, ecco, che Palestra possa essere preso senza delle partenze importanti, però si legge che non è solo alternativo a Dumfries. Tra l'altro, perché Dumfries andrebbe comunque in scadenza nel 2028, quindi è chiaro che vanno fatti dei ragionamenti anche sul posto Dumfries. La mia sensazione è che comunque l'Inter possa sì puntare Palestra, perché sa che ci sono buone possibilità che Dumfries vada via quest'anno, perché c'è il mondiale che rappresenta ovviamente un'ottima vetrina, e soprattutto perché c'è quella clausola da 25 milioni che attira i club soprattutto della Premier. 25 milioni per un club di Premier League sono davvero pochi. Dumfries può essere considerato un titolare anche in un club importante europeo, ma anche se, ecco, dovesse essere preso come alternativa, 25 milioni è un costo basso, quindi
è chiaro che la scelta palestra potrebbe essere fatta anche per cautelarsi in caso di partenza di Dumfries, però insomma se l'Inter affonderà per palestra significa che probabilmente sa che ci sono squadre pronte a pagare la clausola di Dumfries. Ripeto, dal punto di vista economico dubito che palestra potrebbe essere preso come alternativa, anche perché vale lo stesso discorso fatto per Koné. L'Inter deve prendere il difensore, il centrocampista, e non penso che possa permettersi degli investimenti così importanti, al di là poi delle cessioni, perché ci sono sempre dei calciatori in uscita, c'è Luis Enrique in uscita, c'è Frattesi, lo stesso Pavard torna ma per essere rivenduto, ecco, non farà parte della rosa del prossimo anno, però chiaramente, ecco, in primis bisogna capire quanto si riuscirà a racimolare dalle cessioni, perché poi sappiamo non sono neanche calciatori semplicissimi da cedere. Forse paradossalmente su Luis Enrique c'è maggiore interesse, su Frattesi c'è interesse, però comunque c'è il rischio che arrivino comunque delle offerte con prestito più diritto, obbligo di riscatto, quindi non introiti immediati. E un po' stesso discorso su Pavard, che tra l'altro ha un contratto molto importante e sul quale l'Inter, ecco, dovrebbe fare una cessione di almeno 13 milioni per evitare minusvalenze. Insomma, chiaramente un mercato che ruota anche intorno alle cessioni. Proseguiamo anche con gli altri articoli. C'è Tuttosport che riprende il nome di Massolen. Leggiamo infatti: anche Massolen diventerà utile per il tesoretto. Il francese può essere inserito nella trattativa con il Sassuolo per Mouaremovic. Allora, Massolen è un calciatore che l'Inter ha già acquistato, quindi chiaramente arriverà a giugno, l'ha acquistato a gennaio per 4 milioni e mezzo e lo ha lasciato al Modena. In stagione ha giocato 30 partite in Serie B con 3 gol e 3 assist. È un calciatore che tecnicamente è valido, forse non è molto strutturato fisicamente, ecco, è alto però non sembra molto robusto e soprattutto andrà valutato con ritmi e intensità in Serie A. Si parla bene di lui, però comunque viene da praticamente una sola stagione in Serie B e dubito che possa essere subito utile all'Inter. Probabilmente lui avrà modo di mettersi in mostra nella primissima parte del ritiro con Chivu, magari ecco può far cambiare idea in quella primissima parte, ma è molto probabile che invece l'Inter possa optare o per un prestito in Serie A in modo da valutarlo magari anche in una squadra che possa dargli continuità, oppure ecco può diventare un tesoretto Massolen, quindi inserirlo in una trattativa. Tuttosport riporta la trattativa per Mouaremovic, qualche settimana fa, qualche giorno fa si è parlato anche di inserirlo nella trattativa per Solé con l'Udinese, oppure potrebbe anche cederlo, in quel caso eventualmente anche con un diritto di recompra, però ecco comunque cederlo e fare un tesoretto. Tra l'altro con un costo bassissimo per Massolen, 4 milioni e mezzo, è facile immaginare che l'Inter possa fare anche una plusvalenza anche nel caso in cui dovesse cederlo con un diritto di recompra. Proseguiamo, andiamo anche sull'ultimo articolo, ed è quello della nuova maglia. Ecco, il Corriere dello Sport riporta nuova maglia in stile retro per il 2026-2027. Ecco, un appunto a questa nuova maglia va assolutamente fatto, perché ieri è stata presentata ufficialmente ed è una maglia che rispetta la tradizione. Tornano le classiche strisce verticali nero-azzurre ed è secondo me ecco una maglia davvero molto bella. Il colletto quindi che dà un po' quel senso di vecchio stile, ecco, quel senso di retro. Tra l'altro c'è anche una particolarità: l'Inter non ha fatto richiesta per la stella d'argento, non la farà naturalmente, però c'è, ecco, forse in questa immagine si nota poco, ma c'è un 10 all'interno della coccarda della Coppa Italia, ecco, forse in questo modo si nota meglio, ed è ecco quel particolare che secondo me aggiunge qualcosa in più a questa maglia. Quindi ecco, chiudiamo proprio con l'appunto sul fattore estetico della maglia, che ecco secondo me sulla terza maglia ci si può anche un pizzico sbizzarrire, come ha fatto per esempio ecco l'Inter anche con la terza maglia, per esempio quella che indossa attualmente 2025-2026, però la prima maglia deve avere strisce verticali nero-azzurre e non strisce fantasiose. Però era giusto un appunto. Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti, ecco, se siete d'accordo sulle scelte in porta, quindi Martinez con Provedel come alternativa, se ecco tra Koné e Curtis Jones chi puntereste, se secondo voi è fattibile palestra da alternativa, quindi senza la cessione di Dumfries, e magari ecco sul nome di Massolen, perché no?
anche un appunto sulla maglia che insomma è sembrata mettere d'accordo un po' tutti a differenza di quanto fatto negli ultimi anni. Insomma, come al solito ci sono tanti temi su cui discutere, come sempre invece io vi lascio con un gran bel Forza Inter.